Ciao a tutti e bentornati su Origini Ancestrali. Ci stiamo addentrando sempre di più nella storia dell'ex impero russo tartaro e dei suoi regnanti, che si riflessero nelle cronache occidentali come la dinastia degli Asburgo del Sacro Romano Impero Germanico. Andiamo avanti nella narrazione e parliamo di altri zar Khan che si succedettero dopo lo zar Demetrio del Don, riflessosi nella storia della Roma antica come il famoso Costantino I, zar molto importante per la storia dell'impero. A lui succedette lo zar Basilio I, che contribuì parzialmente alla vita dell'imperatore germanico Venceslao, figlio di Carlo IV, creatisi come riflessi fantasma dello stesso Demetrio del Don, precedentemente menzionato. Per cui, anche in questo caso, Venceslao è una figura stratificata ed in parte è Basilio I, o meglio Vasili I Dmitrevich, che regnò per 36 anni dal 1389 al 1425. Durante il regno di Basilio I Dmitrevich iniziò il grande scisma nella Chiesa universale, accompagnato da un gran numero di guerre intestine e disordini nell'impero. Basilio I sostenne l'ortodossia nella Rus, che si rinforzò ulteriormente sotto Basilio II Vasilievich, detto il Cieco, figlio di Basilio I. Nella storia occidentale lo conosciamo come Venceslao, che regnò per 22 anni dal 1378 al 1400. Questo nome potrebbe significare corona di gloria o corona gloriosa, potrebbe derivare addirittura dal nome degli slavi venedi e quindi significare Venedo glorioso, da cui probabilmente derivò il nome della città di Venezia. L'anno di inizio del regno di Basilio I e Venceslao è praticamente lo stesso, 17 anni per il primo e 18 per il secondo. Salirono al trono abbastanza presto. Indicativamente anche la durata del regno di entrambi è bella estesa, 36 anni per Basilio e 22 per Venceslao. L'imperatore della Casa d'Austria fu deposto poi nel 1400, tuttavia da allora in poi rimase ancora il re di Boemia fino alla sua morte avvenuta nel 1419. Al netto di ciò risulta quindi che Venceslao fu sovrano con vari titoli fino al 1419 per un totale di 41 anni. Alla fine, insomma, gli anni di regno di entrambi arrivano a coincidere quasi totalmente. Come affermato in precedenza, durante il regno di Basilio I iniziò il grande scisma della Chiesa universale, avvenuto nel 1416. L'antimetropolita Gregorio appare nella metropolia russa precedentemente unita e ciò porta allo scisma della Chiesa. Comparirono quindi contemporaneamente due metropoliti nella Chiesa russa, Fozio e Gregorio. Analogamente, nella storia occidentale, nel 1414, nella città di Costanza si svolse il famoso Concilio di Costanza, il cui obiettivo era la distruzione dell'esistenza di tre papi. In quel momento, infatti, sul trono papale regnavano contemporaneamente tre papi, Giovanni, Gregorio e Benedetto, e questo scisma nella Chiesa romana è quasi simultaneo con lo scisma nella metropolia russa, 1414 e 1416. In entrambi i casi si sottolinea la poca incisività del regno sia di Basilio I che di Venceslao. Nel caso di Basilio, le cronache a parte l'evento del grande scisma non menzionano altri eventi particolarmente eclatanti. Lo storico russo Karamzin inoltre scrive: Vasili Dmitrevich non aveva le qualità gentili di suo padre, né un ardente coraggio militare, né una generosità eroica. Allo stesso modo del regno di Venceslao si riporta che fu lungo ed inespressivo. I cronisti occidentali parlano piuttosto pacatamente del regno di Venceslao. Venceslao amava la pace e il conforto della vita. Per natura era incapace né di un'azione diretta e decisa, né di forti sfoghi d'ira. Arriviamo ora a Murza Tegin e la sua controparte asburgica, Federico, principe di Brunswick. Il Murza Tegin nel 1425 intervenne per risolvere la questione del suo successore, sostenendo la candidatura di Yuri. Tuttavia, nella nobiltà dell'impero sorgono i timori che questo Murza assumerà il potere sia sulla Russia che sulla Lituania e che lo stesso zar dell'Orda non oserebbe mai disobbedire in nessun modo ad un capo così forte e tutti gli sarebbero diventati schiavi. Per cui i nobili, spaventati da Teghinia, iniziarono a denigrarlo, fino a che Machmet, avendogli creduto, promise loro di mettere a morte questo Murza se avesse osato difendere Yuri.
Quindi, sebbene questo Murza Tegin non fosse un vero e proprio granduca, è sospettato di aver tentato di prendere il potere e affrontò la minaccia di morte associata al sospetto. Riguardo a Federico, principe di Brunswick, il cronografo luterano del XVII secolo riporta che prima che Roberto salisse al trono nel 1400, un certo Federico, principe di Brunswick, fu eletto Cesare e venne ucciso. Molto probabilmente sulle pagine del cronografo luterano si rifletteva la storia della Rus dell'Orda di Murza Tegin, che non fu eletto propriamente granduca, ma era soltanto sospettato di voler prendere il potere. Arriviamo ora a Yuri Dmitrevich, che si riflesse nella dinastia degli Asburgo come Roberto del Palatinato. Yuri Dmitrevich 1425-1434 governò per 9 o 10 anni, a seconda delle fonti, e fu cosovrano e rivale di Basilio II Vasilievich il Ceco, nella lotta intradinastica per il trono granducale dell'impero. Roberto del Palatinato 1400-1410 regnò per 10 anni. Probabilmente il nome Palatinato deriva dalla parola slava palata, che significa camere reali, palazzo. Nell'impero dell'Orda russa, durante il suo regno, Yuri Dmitrevich combatté con il suo successore, Basilio II. La lotta si svolse in un clima di tumulto legato ai cambiamenti della legge sulla successione al trono che, ricordiamo, in precedenza prevedeva che fossi il fratello dello zar di partito a prendere le redini del regno e non il figlio dello zar. Secondo l'antica legge, quindi, sarebbe dovuto essere Yuri il Granduca a prendersi il potere assoluto, in quanto fratello del precedente zar, ma secondo la nuova legge era Basilio II, il figlio di Vasili Dmitrevich, a diventare nuovo Zarkan. Alcuni principi si schierarono dalla parte di Yuri, altri dalla parte di Basilio II. La lotta terminò con la morte improvvisa di Yuri, che in quel momento occupava il trono reale. Anche durante il regno di Roberto del Palatinato si verificarono lotte e competizioni sulla successione del trono del Sacro Romano Impero. Roberto aveva un serio avversario nella persona di Sigismondo. Allo stesso tempo Sigismondo divenne successore di Roberto, il quale regno era afflitto da molti tumulti. Alcuni dei sudditi sostenevano Sigismondo e altri Roberto. I sostenitori si ribellarono contro di lui e in mezzo ai disordini che iniziarono morì. Per cui anche in questo caso abbiamo un'ottima corrispondenza tra le due storie. In generale, purtroppo, si hanno poche notizie sia di Yuri che di Roberto, sebbene abbiano regnato per 10 anni. Comunque, come potete vedere, entrambe le storie si riducono ad una breve descrizione dei disordini e della lotta con il rivale. Ed ora arriviamo a Basilio di Kosoi, che incontriamo nella storia occidentale come Jobst di Moravia. Anche in questo caso andremo molto velocemente. Nell'impero dell'Orda russa Basilio di Kosoi regnò nel 1434, soltanto per un mese. La durata del regno è simile anche per Jobst di Moravia, che regnò per soli 4 mesi, per cui possiamo dire che c'è un'ottima corrispondenza. Basilio di Kosoi è il cugino del rivale Basilio il Ceco ed è figlio di Yuri Dmitrevich, che ricordiamo era fratello di Basilio I Dmitrevich, padre appunto di Basilio II Vasilievich il Ceco. Nel cronografo luterano del XVII secolo, Jobst di Moravia è chiamato Iocodus il Margravio ed è cugino di Venceslao, suo cosovrano. Dopo che Basilio di Kosoi salì al trono, fu quasi immediatamente deposto in modo pacifico, senza azione militare. Regnò per pochi mesi. Dopo la morte di Yuri, il figlio Basilio prese immediatamente il nome di sovrano di Mosca e lo fece sapere ai suoi fratelli, che, non amandolo e disprezzandolo, cacciarono Kosoi dalla capitale, che obbedì senza opporre resistenza. Allo stesso modo Iocodus il Margravio, Jobst di Moravia, era famoso per non avere nessuna virtù. Come riporta il cronografo, dimostrò di essere un marito soltanto perché aveva una moglie. Iocodus non possedeva nessuna virtù, quindi esomigliava a un uomo solo nel suo aspetto, la barba. Acconsentì alla sua deposizione. Insomma, abbiamo anche qui un'ottima corrispondenza con Basilio di Kosoi. E adesso arriviamo proprio a Basilio II, che contribuì alla biografia di Venceslao e Sigismondo. Basilio II Vasilievich, chiamato l'Oscuro e il Ceco, 1425-1462. Basilio II Vasilievich, chiamato l'Oscuro o il Ceco, 1425-1462.
La fine del suo regno non è indicata in modo chiaro, l'ultima menzione risale al 1450, oppure iniziò a governare una seconda volta dal 1447 o 1448. In totale governò per 37 o 14 anni, regnò dal 1450 al 1462. Il regno di Basilio II fu caratterizzato anch'esso da disordini e guerre civili nell'impero. Le contraddizioni tra i diversi rami della Chiesa, precedentemente unita, si stavano intensificando e ciò portò a guerre religiose intestine. I tentativi di unire le chiese divise al Concilio di Firenze in Italia nel 1438 non ebbero successo. La Chiesa russa e il Granduca Basilio II Vasilievich non riconobbero l'unione e ci fu una rottura tra Veliki Novgorod e quindi la Rus dell'Orda e Costantinopoli. Inoltre scoppiò anche una terribile epidemia di peste che infuriò a lungo. Il suo epicentro si trovava nelle regioni meridionali dell'impero. Secondo le cronache, la peste si diffuse attraverso le rotte carovaniere che collegavano tutto l'impero e l'infezione si diffuse in vaste aree dell'Europa e dell'Asia. Durante il regno di Basilio II, la Rus iniziò a prepararsi per la seconda conquista di Costantinopoli e dell'Europa meridionale, che si era separata in senso religioso dalla Rus, la metropoli dell'impero, e inoltre era diventata il centro dell'epidemia. Ebbe inizio così la conquista ottomana a Tamana, che si concluse con successo. Nel 1453 Costantinopoli fu presa d'assalto e ribattezzata Istanbul, o più precisamente Stambul, vale a dire Campo Bulgar, ossia Campo Babilonese o Campo Bianco. Negli Asburgo Sigismondo o Sigismund 1410-1438 governò per 28 anni. Basilio II il Cieco venne catturato dopo la battaglia persa a Susdal, venne rilasciato dopo un po' di tempo, ma ben presto venne catturato nuovamente, questa volta dai suoi stessi boiardi. Torniamo ora a Venceslao, predecessore di Sigismondo, perché anche lui fu catturato e messo in prigione. Ecco cosa si dice. I principi di Moravia catturarono Venceslao e lo tennero prigioniero per qualche tempo. Il cronografo luterano riporta che Venceslao fu imprigionato 2 volte ed in successione, per cui in entrambi i casi assistiamo ad una doppia incarcerazione, eventi piuttosto vivaci che si sovrappongono l'uno all'altro. Tornando alla storia russa si apprende di un crimine molto grave. Fu commesso un crimine di cui non si sentiva parlare in Russia dal secolo II. Basilio diede l'ordine di accecare il cugino. La gravità di questo crimine portò alla deposizione di Basilio II a seguito di una ribellione che in seguito venne catturato e imprigionato. Anche nella storia degli Asburgo riguardo a Venceslao si apprende di una ribellione e destituzione dell'imperatore. Oskar Jäger scrive: per quanto riguarda le prove ben note commesse da Venceslao, vale a dire l'annegamento del degno sacerdote Giovanni Nepomuceno in Moldavia, l'intera nobiltà boema si ribellò al re e anche i suoi nipoti, i principi della Moravia, si unirono ai ribelli e catturarono Venceslao e lo tennero prigioniero per qualche tempo. Quindi sia Basilio II che Venceslao vennero deposti. Basilio II fu catturato dopo essere stato deposto e venne accusato per conto di Dmitry Yurievich, Ivan Mosaisky e Boris Tverskoi e fu rimosso dal potere. Anche Venceslao venne deposto per conto degli elettori. Il tribunale del Kuren, ovvero il Consiglio dell'Orda, lo privò del regno. Basilio II venne poi accecato e da quel momento venne chiamato Basilio II il Cieco. Inoltre anche il suo avversario, Basili di Cosoi, aveva il soprannome di Guercio e lui stesso venne accecato. Veniamo ora a Sigismondo. Anche in questo caso si parla di un Guercio che poi ha un avversario cieco. L'imperatore Sigismondo ha a che fare con un Guercio, un avversario con un occhio solo e poi cieco. Si tratta del famoso comandante militare chiamato Zizka. Contro Sigismondo si sollevarono gli Ussiti, che si sostiene fossero seguaci e sostenitori di Jan Hus. Molto probabilmente gli Ussiti o Gusiti sono i Cosacchi. Quindi Jan Hus potrebbe aver ricevuto il suo nome, in quanto era ussita e quindi cosacco. I Gusiti avevano un leader brillante nel nobile Ioan Zizka, che godeva di autorità illimitata. Questo gli permise, anche dopo essere stato completamente accecato, di mantenere la vittoria per gli Ussiti. In ultimo, anche il nome delle mogli coincide perfettamente, in entrambi i casi sia la moglie di Basilio II, che di Sigismondo si chiamava Maria. Prima di salutarci però lasciatemi approfondire ancora 2 aspetti interessanti.
Il nome del leader brillante dei Gusiti si chiamava Ioan Ziska. Questo nome è davvero molto vicino al nome Sigismund, nella sua forma antica usata ad esempio nelle fonti russe, Zizki Mund, per cui i nomi Zizka e Zizki sono esattamente gli stessi. Nella storia russa Basilio Cosoi e Basilio II sono avversari e come notiamo i nomi sono gli stessi. In un caso abbiamo Basilio e nell'altro è Zizka o Zizki Mund. Quindi i cronisti del XV secolo avrebbero potuto essersi confusi su chi di loro fosse il cieco. Forse il nome Zizki Mund significava Zizki mongolo, ovvero Zizki il Grande. Inoltre risulta che gli Ussiti, dopo aver avviato una campagna militare contro Austria, Ungheria, Sassonia e Meissen, chiamarono questi paesi le terre dei Filistei e dei Moabiti, e quindi con dei nomi dell'Antico Testamento. Pertanto per gli Ussiti le terre bibliche dei Filistei e dei Moabiti erano nell'Europa occidentale e non in Palestina, come ci assicura oggi la versione scaligeriana della storia. Allo stesso tempo le idee degli Ussiti corrispondono perfettamente con delle ricostruzioni in chiave nuova cronologia della storia e guarda caso agli storici invece non piacciono affatto. Oscar Jäger ad esempio commenta in modo molto irritato questa circostanza. A suo parere gli Ussiti esprimevano nel linguaggio del fanatismo annebbiato dalle implicazioni dell'Antico Testamento. Insomma, siamo di fronte ad una contraddizione che proprio non piace agli storici scaligeriani. Dovranno farsene una ragione. Bene amici, con queste informazioni il video si conclude qui. Stiamo arrivando poco a poco ai momenti salienti e conosceremo con essi altri Zarkhan molto rappresentativi della storia dell'ex impero della Rus dell'Orda. Per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie ancora e a presto.